Se vi siete mai chiesti cosa sono le Labubu, dove si comprano e come riconoscere quelle originali, allora siete nel posto giusto. Ciao a tutti, io sono Rococo e in questo video, in compagnia della mia Labubu Wings of Fortune, vi racconto quello che c'è da sapere sulle Labubu e vi porto nel dettaglio delle 3 serie principali. Se non vi interessa tutto il video, potete saltare direttamente alla parte che vi interessa. Vi lascio i capitoli con minuti precisi qui sotto in descrizione. Innanzitutto, chi è la Bubu? La Bubu è un personaggio ispirato al folklore nordico, in particolare alla figura degli elfi, ed è uno dei protagonisti della serie The Monsters, creata nel 2015 dall'artista di Hong Kong Cassie Lung. Nel 2019 iniziò la collaborazione con Pop-Mart, multinazionale cinese con oltre 500 negozi in tutto il mondo, specializzata in art toys collezionabili, spesso venduti in blind box, ovvero scatole chiuse dove scoprite chi avete trovato solo dopo averla aperta. Dal corpo peloso, orecchie da coniglio e un gran sorriso da 9 denti, ha conquistato tantissime persone in tutto il mondo. E se vi state chiedendo perché la chiamo al femminile, è perché nella serie lo è. Infatti, l'unico personaggio maschile della tribù è Zimomo, che si distingue per le sue dimensioni più grandi e la sua coda. Invece, simile alla Bubu, abbiamo Mokoko dall'aspetto più tenero. Ha infatti un pelo rosa pastello, un pancino bianco e un nasino a forma di cuore. Sappiate inoltre che la Bubu ha anche un ragazzo, ovvero Taikoko, che è uno scheletro timido e gentile. La Bubu la potete trovare in tante forme diverse, figure da collezione, borse, accessori, ma la più amata e popolare tra tutte è quella in peluche, morbida, con la faccia in vinile e che potete appendere sulle borse o sui zaini. Le 3 serie o versioni principali che arrivano nelle blind box sono Exciting Macaron, che è la prima serie uscita nel 2023, dove abbiamo le Labubu in piedi, alzate e dal colore pastello. La serie Have a Seat, che è la seconda serie uscita nel 2024, e abbiamo le nostre Labubu sedute con tante espressioni diverse, mentre abbiamo l'ultima serie uscita nel 2025, la terza serie, alzate in piedi e dai colori vivaci. Ma dove comprare una Labubu originale ed evitare brutte sorprese? Le Labubu originali le potete trovare nello store ufficiale online di Pop-Mart, nelle sue vetrine ufficiali su AliExpress e Amazon e nei negozi fisici. Attualmente c'è un negozio fisico a Milano, in Corso Buenos Aires, ed è previsto una seconda a luglio, sempre a Milano. Di tanto in tanto aprono dei pop-up store e sono previste nuove aperture in altre città italiane, quindi occhi aperti. Se decidete di acquistare dal sito ufficiale di Pop-Mart, considerate che la merce parte dalla Cina. Per esperienza personale, a me non è quasi mai arrivata la dogana, tranne per 2 casi, ma si trattava di un errore lato loro. Dopo un paio di mail comunque mi hanno rimborsata senza problemi. Invece su AliExpress state attenti perché per ordini sopra i 150 euro vi troverete la dogana. Quindi occhio all'importo. Vi lascio qui una tabella con i prezzi delle Labubu delle 3 serie principali, suddivise per store e o piattaforma scelta e per serie di appartenenza, così potete confrontare facilmente e scegliere la piattaforma e la versione che preferite. Trovate anche il link ufficiale direttamente in descrizione e se prendete il set completo troverete le Labubu diverse e se non fosse così scrivete a Pop-Mart perché si tratterebbe di un errore. Se decidete di scegliere AliExpress, ricordatevi di seguire i link europei o italiani, perché se andate su un link non dedicato a noi, è molto probabile che vanno ad annullare l'ordine. Purtroppo, con l'aumentare della popolarità, online le Labubu sono sempre quasi sold out e quando tornano disponibili spariscono in pochi minuti se non in secondi. Nei negozi fisici invece si formano spesso lunghe file di persone in attesa. Quindi, attenzione, allontanandovi dalle vie ufficiali rischiate di imbattervi in versioni false chiamate la Fufu, vendute allo stesso prezzo o a prezzo molto maggiorato rispetto all'originale e molte persone cercano anche di spacciarle per originali. Un altro modo per trovare delle Labubu è usare Vinted, dove i prezzi variano in base a quante altre persone le stanno vendendo e in base alla popolarità della Labubu cercata. Ma state attenti anche qua perché le Lafufu sono in continuo aumento. Vediamo come riconoscere una Labubu originale.
Con noi invitiamo 3 ospiti, ovvero le Labubu protagoniste delle copertine di ciascuna delle 3 serie principali. Sea Salt Coconut di Exciting Macaron, ecco Baba dei Have a Seat, e infine Happiness dei Big Into Energy. Il modo per sapere con certezza se la Labubu è originale o meno è quello di scansionare il QR code che si trova sull'etichetta di ogni Labubu. Questo se non ci sono difetti. Infatti avevo preso un intero set direttamente dal negozio fisico, ma ho notato che solo ad Ada mancava il QR code, mentre tutte le altre le avevano. Avrei pensato che fosse una replica fatta bene se non fossi andata io di persona al negozio di Corso Buenos Aires. Quindi scansionate il QR code che si trova sull'etichetta di ogni Labubu, della vostra Labubu che volete controllare, e vedrete in anteprima un certo URL. Entrate nel sito e vi troverete nella pagina di servizio clienti di PopMart. Controllate bene il suo URL perché ne esistono anche qui di falsi. Premete sul pulsante di anticontraffazione e vedrete che i campi sono già compilati se avete fatto la scansione dal QR code della Labubu. Premete e saprete se è originale o meno. Se è la primissima volta che scannerizzate il QR code della vostra Labubu, allora vedrete apparire la scritta che è la prima volta che state facendo la verifica, altrimenti apparirà un'altra scritta dicendo che è stata già controllata più e più volte. Aggiungo che le primissime Labubu Exciting Macaron e Have a Seat non hanno il QR code sull'etichetta e hanno l'etichetta in tessuto e non in carta. State però attenti in quanto alcuni hanno sfruttato questa informazione per produrre delle Lafufu. Torniamo indietro perché prima di arrivare alla Labubu dobbiamo partire dalla scatola esterna. Partiamo da cosa hanno in comune queste serie e andiamo nel dettaglio. Se le scatole le avete prese in negozio, allora troverete sul retro un'etichetta sul chi è l'importatore, vari materiali e informazioni d'attenzione. Inoltre, se prendete delle singole bozze o il set, vi attaccheranno uno scotch rosso con la scritta di PopMart. Questo scotch qui. Se invece vi arrivano da Amazon, troverete queste altre 2 etichette. Una qui e una qui. Dallo store ufficiale invece da AliExpress non ci sono etichette in più. Ogni scatola ha 2 QR code, una che rimanda al sito ufficiale di PopMart e l'altra che serve per verificare l'autenticità del prodotto. Dovete grattare via questa parte argentata e inserire i numeri richiesti dopo che avete fatto la scansione. Ripeto però che ciò non garantisce l'autenticità della Labubu al suo interno. Questo perché ci sono delle persone che staccano il QR code dalle scatole vere e le attaccano su quelle false. Ripeto, il QR code che garantisce l'originalità della Labubu si trova sull'etichetta della Labubu. Allora, ogni scatola, sulla parte superiore abbiamo il logo di The Monsters, che potete anche guardare nel dettaglio. Ci sono anche purtroppo loghi falsificate. Tutte le serie hanno la carta del personaggio trovato all'interno della scatola con il relativo nome. Sacchettini dell'umidità con il logo di PopMart. Possono essere anche in varie dimensioni. Poi ci sono le loro buste con 4 fori fronte e retro su ogni busta.
sulle buste i 4 cuori, Begin to Energy e un facilitatore per aprire la vostra busta. Tutte le Labubu di queste 3 serie ruotano la testa di 360 gradi e possono aprire e chiudere le braccia. Si possono anche ruotare le zampette, i piedini. Andiamo ora nel dettaglio sulle 3 serie e quando volete fermate pure il video per guardare meglio i dettagli di dove sono posizionati gli elementi sulla scatola o le informazioni sulle rispettive scatole. Partiamo dalla scatola della prima serie, Exciting Macaron oppure V1 abbreviato, serie 1, V1. Guardate bene i colori della scatola perché gli Exciting Macaron hanno dei colori pastello. Meglio guardare nel dettaglio i vari elementi che si trovano sulla scatola. Da questa parte abbiamo il design dei personaggi che si possono trovare, una serie di informazioni sul retro, anche da questo lato una serie di informazioni, come dicevo il logo, e sulla parte sotto non c'è nulla. Insieme arriva la carta personaggio, il sacchettino e la busta. Avviciniamo la nostra Labubu Sea Salt Coconut. Qui sotto Pop Mart con il nome dell'artista, l'etichetta, informazioni sul produttore anche, passiamo ora ai Have a Seat, ovvero la seconda serie oppure la versione V2 di Pop Mart, e specifichiamo che Pop Mart per la versione Have a Seat ha 2 produttori, quindi portiamo anche la baba dell'altro produttore in modo tale da fare un confronto. Da una parte abbiamo il produttore 1 che produce anche gli Exciting Macaron e i Begin to Energy, ovvero Shenzhen o Shenzhen, e dall'altra parte abbiamo Zhongshan, il produttore Zhongshan. Come potete vedere già dall'aspetto sono leggermente diversi, anche se entrambi sono originali. Allora, qui le scatole potrebbero avere leggermente delle variazioni di colore, tuttavia gli elementi principali ci sono sempre. Qui abbiamo da entrambe le parti il design della Labubu dei Have a Seat, qui l'etichetta del negozio, il QR code, una serie di informazioni e, come potete vedere da qua, se sapete leggere il cinese, il produttore numero 1 e il produttore numero 2. Altre informazioni da queste parti, vediamole sempre nel dettaglio, il logo, il QR code. E poi la parte sopra, qui l'ho aperto da sopra, qui serve per aprire la scatola, ma io preferisco aprire le scatole da sotto quando riesco, in modo da tenere la scatola
integra. Passiamo alle carte. La colorazione è leggermente diversa, però le dimensioni coincidono. Il sacchettino dell'umidità e la bustina. Fronte e retro. Come potete vedere anche visivamente abbiamo una Labubu un po' più grande e una Labubu un po' più piccina. Comunque entrambe possono, come al solito, aprire le braccia, girare i piedini e la testa. Qui abbiamo questo dettaglio. Facciamo vedere anche di qua. E vediamo l'etichetta. Anche qui c'è il nome del produttore. Qua. E qui istruzioni di lavaggio. Stessa cosa da questa parte. Qua si vede già l'altro produttore. E qui le solite istruzioni. Aggiungo anche che se avete una luce UV potete puntare la luce UV sul piedino della vostra Labubu Have a Seat, in quanto qui c'è una sagoma che si illumina soltanto se vi puntate la luce UV. Potrebbe essere che puntando la luce UV qualche altra parte del corpo della Labubu si vada a illuminare. Inoltre questa sagoma è diversa per ogni Labubu dei Have a Seat. Infine la terza serie delle nostre Labubu, Big Into Energy o V3, l'ultima serie uscita. Vediamo qui la nostra Happiness in primo piano. Vedete qua come brilla con i colori dell'arcobaleno. I design delle Labubu che si possono trovare in questa serie. Le solite informazioni con il QR code. Vediamo anche di qua. Il logo, qui si apre la scatola. Infine qua sotto e qui abbiamo la nostra Happiness. Ogni Labubu dei Big Into Energy ha una coloratura del pelo diverso e questo rende unico la Labubu che troverete. Vediamo un po' qui. PopMart. Etichetta col QR code, produttore e istruzioni di lavaggio. Vediamo un po' come il piedino qui. Sempre PopMart con l'autore. In questo caso, per il Big Into Energy, se avete la luce UV, potete puntare contro e vi si illumineranno parti diverse del corpo. Spero che ora riuscirete a riconoscere meglio a vista le Lafufu fatte male, e per quelle fatte bene invece bisogna proprio guardare nel dettaglio tutto quello che vi ho spiegato, quindi a partire dalla scatola, dal QR code,
dal QR code della Labubu, dalla luce, mettiamo tutto insieme e cerchiamo di capire se la Labubu è originale oppure no. Ci sono delle Labubu, aggiungo anche questa cosa, che hanno, anzi delle Lafufu, che hanno le braccia così. Ora, cosa ne pensate di questa Sea Salt Coconut? È originale oppure è una Lafufu fatta molto bene? Vi lascio pensare qualche secondo. Ve lo dico io, questa Labubu è originale, anche se più piccola e bassa rispetto alle altre della stessa serie. Anche con gli originali purtroppo possono capitare dei difetti di fabbrica. Con l'aumentare della domanda è aumentato anche il ritmo di produzione e ciò che è stato sacrificata è la qualità. Però, niente panico, se la vostra Labubu non è messa malissimo, tipo con gli occhi storti o 2 zampe sinistre, allora c'è ancora speranza. Nell'immagine abbiamo una mia Sesame Bean appena uscita dalla busta e dopo che è stata sistemata. Invece quando avevo trovato questa piccolina aveva la testa molto ma molto più storta di com'è adesso. Come fare per sistemarle? Sono pupazzi, quindi potete dare dei massaggi, un po' di fisioterapia, senza metterci troppa forza. Potete anche munirvi di ago oppure di stuzzicadente e tirare fuori i peletti incastrati dalla cucitura senza troppa forza, se no tirate fuori anche, finite per tirare fuori le cuciture. Oppure potete anche munirvi di pettine e pettinare la Labubu, soprattutto i Big Into Energy. Sarebbe meglio che PopMart li facesse arrivare già in buon stato. Quelle che hanno ricevuto il servizio di bellezza e sono finite nelle blind box, ma con un prezzo maggiore rispetto a queste, sono le Coca-Cola. Per cui probabilmente farò un altro video. Spero davvero che questo video vi sia stato utile. Se avete dubbi o volete condividere la vostra esperienza o anche la vostra serie preferita, scrivetemelo pure nei commenti. Un saluto da parte mia, Rococo, e dalle mie Labubu.